Buongiorno amici del canale. Ciao a tutti, bentornati. Ciao. Oggi 3 donne per un mobile enorme. Allora, io sono Elisa, Alessandra Elia e Emma. Ho chiamato anche Alessandra oggi ad aiutarci perché avevo una bella idea su un mobile contemporaneo, anche se le forme sono molto vintage. Diciamo che è un mobile barocco piemontese, si dice così. Giusto. È una riproduzione, non è un mobile originale autentico, quindi non deturpiamo nulla di antico, diciamolo. No. Abbiamo quest'idea di rimodernarlo utilizzando questa tecnica dove si crea una finta ruggine. Parlacene un po'. Sì, vogliamo creare questo effetto ruggine perché è contemporaneo, a seconda del colore che abbiniamo poi possiamo dare diversi effetti. Non sveliamo ancora il colore che faremo. Sì, dai, svegliamolo, è un bel blu. Facciamo un bel blu. Blu notte. Che poi, vogliamo dirlo, il blu è un evergreen. A seconda di come lo si abbina sta sempre bene. Vogliamo fare una cosa veramente accattivante questa volta. E starà benissimo, sia in case super moderne che anche in case più classiche, perché dà un po' di diciamo, quella ventata di freschezza che secondo me a volte in certe case che hanno mobili di questo tipo serve. Sono d'accordo. Vero? Allora, bando alle ciance, partiamo. Emma ed Ale stanno iniziando a mettere lo scotch perché è sempre meglio con questo tipo di pattini molto materiche, vero? Sì. Proteggere. In questo modo poi le anticassetti si chiudono e si aprono molto bene. Io nel frattempo ho iniziato a girare le latte di colore, latte che avevo già aperte, un po', ne useremo poco, però usiamo tutti i fondini di barattoli che abbiamo aperti e guardate qua, che colore spettacolare. Il Nuit d'Amour è un blu molto intenso ed è un blu talmente pigmentato che è molto molto spesso anche proprio nel tipo di tinta, di cremosità. Guardatelo, fantastico. Quindi mi raccomando, ricordate sempre quando si ha a che fare con dei colori così pigmentati bisogna fare attenzione a tirarlo bene, non lasciamo gocce, non lasciamo diciamo degli accumuli di colore, è sempre meglio tirarlo molto 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 bene. E ricordate anche che questi tipi di colori, una volta che sono asciutti e protetti, cambiano. Quindi, occhio, non metteteci acqua, date le 2 mani pure, senza mettere acqua dentro, se non volete alleggerire la tonalità e se non volete che cambi. Guardate qua. Che blu spettacolare, che blu elegante, forte, ha proprio tanto carattere. E come vedete la coprenza è eccezionale. Noi oggi su questo bel mobilone, che appunto è una riproduzione di un barocco piemontese, utilizzeremo sia il pennello a punta che il nuovo pennello architetto. Sono 2 pennelli estremamente, logisticamente giusti per questo tipo di mobile, perché vanno nell'insenatura del fregio e vanno anche all'interno delle modanature. Quindi faremo molta meno fatica e copriremo molto più in fretta. Mi aiutate ragazze, partiamo? Sì. Coloriamo tutto, anche i pomelli, vero Ale? Sì. Così diamo una base. In questo modo faremo sicuramente molto prima. Sarebbe stato anche bello toglierli e farli a parte, però ci vuole sicuramente più tempo e più spazio. Invece, avendo un mobile così grande, quasi 3 metri questo mobilone, lavorarli su un montaggio sarà un po' più veloce.
piano superiore utilizzo un altro pennello, utilizzo il pennello Kin, perché è tozzo e ha tanto serbatoio e mi riesce a fare una stesura bella, 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 omogenea, perché ingloba più colore rispetto agli altri pennelli più fini. E avendo qui appunto un piano che è lungo 3 metri, io necessito di un pennello che mi copra tutta la superficie. Quindi carico bene con movimenti circolari, in modo che il colore vada proprio all'interno delle setole, non nella ghiera, Accarezzo le estremità senza strizzare il pennello, perché il colore deve rimanere all'interno. Parto dal centro e lavoro a fette, partendo da dietro. Devo cercare di fare tutta la superficie dall'inizio alla fine. A me non dà fastidio su questo tipo di lavorazione, che andremo poi a ultimare con Alessandra, la pennellata. Chiaro è che vi devo insegnare a creare una superficie perfettamente liscia ed omogenea. Quindi io vi insegno la base per ottenere un risultato perfetto, liscio, omogeneo. Poi sta a voi decidere se avere una pennellata raffazzonata, più evidente, più disomogenea, oppure, come in questo caso, come sto facendo adesso io, liscia e perfetta. Decidete voi. Questo è il miglior metodo per non creare segnacci discontinui, ma soprattutto per avere una pennellata bella da vedere, una bella pennellata professionale, liscia ed omogenea. Ricopro la mia seconda fettina di colore, di mobile, ne carico ancora un pochetto perché ne serve un po' di più. Vedete, cerco di ricoprire tutta la mia fettina fino alla fine e subito liscio, collegando la prima fetta alla seconda. Se notate bene, io sono partita da un lato e vado verso l'altro e di nuovo riparto di nuovo di qui e allungo di nuovo la superficie verso il secondo lato. Questo è un modo per ottenere una superficie stesa perfetta. Quindi io non sono ripartita da là verso qua, no, e non sono partita dal centro, riparto di nuovo da qui, un lato verso l'altro. È ora di dare la seconda mano. L'Alessandra Lia non voleva, perché secondo lei era già a posto così, ma io sono una precisa e quindi voglio dare una seconda mano per avere anche una base più materica e più uniforme, perché se notate in alcuni punti può sembrare più chiara rispetto ad altre la pittura. Ricordate che una volta che la si sigilla il nero blu, anche il pepper blu per esempio, diventa molto molto più omogeneo, è proprio una classica conseguenza delle vernici gessose. Quindi carichiamo bene sempre il nostro pennello e facciamo la seconda mano. In alcuni punti sarà molto più leggera, non sarà il caso di diciamo insistere, invece in altri sarò un pochettino più pesante, dove magari c'è qualche velatura in più e si può ancora intravedere la base, ma sono sicura che ne userò veramente pochissima. Stessa tecnica di prima, lisciando bene la superficie, creando una stesura veramente veramente liscia e omogenea.
arrivata la parte più divertente. Sì. Vero? Benissimo. Allora, questa parte in cui creeremo una patina rugginosa, perché oggi non si carteggia, non si fanno dei capè, non si fa la solita patinatura. Facciamo gli artisti oggi. Esatto, oggi si crea veramente una patina rugginosa, come se il mobile fosse dimenticato in un posto umido e avesse ricreato su se stesso una bella patina di ruggine. E la creiamo su più strati, giusto? Sì. Prima creiamo una tonalità, che ne abbiamo già testato e ci piace, quindi non lo facciamo così a scatola chiusa, vi diamo una ricetta già consolidata, vero? Assolutamente. Creiamo una prima base utilizzando questi 3 colori, Sì. giusto? Torta di zucca, vintage e London Fumé. Dopodiché faremo una seconda base, però devono essere miscelati, diciamo, su più asciugature. Sì. Per questo motivo lavoriamo a step e ve li facciamo vedere tutti quanti bene, non trassiamo. Sì, diciamo che per rendere realistico questo effetto bisogna lavorare per stratificazione, quindi non è un lavoro difficile, però non pensate che con un passaggio si arrivi alla soluzione definitiva. Bisogna lavorare per step, piano piano, con accortezza, lavorando, come nel nostro caso, su un mobile molto ampio, per pezzi. Non pensate di andare a imbastire tutto il mobile subito. Anche perché noi abbiamo un mobile di 3,20 m, magari voi lo potete fare su un comodino per provare, Sì, per sul comodino, partire. sì. E ricordatevi che di prodotto ne serve pochissimo, Sì. perché in realtà noi usiamo pochissimo colore, però la differenza la fate anche voi pian piano che diventate più bravi e capite. Allora, mi hai detto che la profondità principale deve essere di vintage. Sì. Vai. In una scodella, sapete che noi abbiamo scodelle vecchie da riutilizzare, non si butta via plastica. Diciamo una cosa, che adesso noi cerchiamo di preparare già il quantitativo giusto. Non dovesse bastarvi il quantitativo, non preoccupatevi, non state a pesare tutto, fatelo a occhio, tanto la ruggine non è uguale in tutti i punti, quindi più o meno cercate di ricordarvi cosa avete messo, ma se non viene identico non c'è nessun problema. Sicuramente la parte preponderante è di vintage, quindi lei ne mette un po' di più, la mette per prima. Poi un goccino di torta di zucca e un goccino di London Fumé, che in questo caso va a creare quel percentuale anche violacea, vero? Sì, lo brunisce un po', quindi in percentuale ne andiamo a mettere, ne andiamo a occhio, però cosa diciamo, 1/3 più o meno. Poi siamo sempre in tempo a modificare, aggiungere. Incominciamo a miscelare questi 2 colori. Vedete che il marrone diventa un po' più grigiastro, si spegne un po', diventa un po' più bruno. Mi piace tantissimo, tipo un tortora sta diventando. Sì. E poi si aggiunge un po' di... Magari ne aggiungiamo ancora un goccino. Si aggiunge un po' di nota calda. Ora, mi raccomando, dovete poi sempre ricordarvi che quello che noi vi facciamo vedere è un esempio. Sì. Se a voi piace più aranciata o vi piace più marrone, fate come vi piace. Noi vi diamo un'idea, poi siete voi a renderla perfetta. Ok. Più o meno diciamo che mettiamo la stessa quantità di torta di zucca E di London. e di London. Lo sveliamo il segreto? Deve diventare così. Adesso vediamo se siamo state così brave da avvicinarci a quello che volevamo. Secondo me ci siamo, una volta che questo qua diventa asciutto. Ecco, un consiglio che vi do io invece, quando fate questi lavoretti qua, grattate poi sempre il cucchiaino e grattate poi sempre il fondo del barattolo con il pennello, perché aiutate ancora di più la miscela. Tanto poi dopo lei vi farà vedere come lo utilizza, però se voi fate questo lavoro qua aiutate ancora di più la miscela dei pigmenti, vedete? Ok? Allora, adesso cosa fai? Adesso incominciamo per step, facciamo un primo passaggio con questo colore dato picchiettato, un po' quasi come quando si va a tamponare lo stencil. Vuoi già dell'acqua? Tutti i colori puri, niente acqua. Puri. Puri. Quindi non è che per allungare ne viene di più acqua, occhio. No, anche perché adesso dobbiamo fare un lavoro localizzato, se fosse diluito colerebbe, quindi non è sufficiente. Non è il momento di colare. Partiamo con il primo step, incominciamo a creare gli ingombri principali della ruggine con questo colore che abbiamo creato prima. Quindi andiamo a prendere un pennello, questo è un ovale da 30, andiamo a scaricarlo un po', lo impugniamo dalla ghiera e andiamo a picchiettare in questa maniera. Non uso la spugna perché non mi piace in questo caso avere l'effetto che dà la spugna, preferisco un effetto picchiettato dato dal pennello. Non vado ovviamente a riempire tutta la zona, vado localizzata in alcuni punti andando a concentrare di più il marrone e in altri, man mano che il pennello si sta scaricando e vado a tenere il pennello un po' più leggero, tampono un po' più delicatamente, vado a sfumare queste zone. Proprio come se fosse ruggine vera. Sì. La spugna non creerebbe un effetto ruggine, creerebbe un effetto appunto spugnoso e quindi sarebbe molto differente. Sì. Vado a concentrarmi di più sui bordi. Ecco, un consiglio che vi posso dare è quando create l'effetto ruggine, osservate
gli oggetti che veramente sono arrugginiti, cercate di ricordarvi e memorizzare dove effettivamente la ruggine si ferma, quindi in questo caso che abbiamo il piano ha senso che la ruggine sia nella parte del bordo, perché magari è stata più esposta alle intemperie, quindi La ruggine si sta prendendo il mobile, quindi parte esatto, dai bordi per rosicchiarlo. entra, esatto. Ma ti posso aiutare da questa parte qua? Certo. Tu fai la parte frontale, io Certo. faccio le parti marginali. Guarda, lo appoggiamo qua. Lascio anche intravedere delle parti blu perché questo rende il tutto più realistico. Ricordatevi sempre il pennello un po' scarico in modo da non creare troppi accumuli di colore. Vedete qua io creo una zona di raccordo tra il piano e il frontale. Quindi lavoro anche nelle parti scomode sotto, quindi attenzione sempre ai dettagli perché non sarebbe veritiero che la ruggine fosse qui e poi qui con l'interruzione sotto. Esatto. Quindi lavorate piuttosto girandovi molte volte. È un po' quello che dico sempre, a volte mi dicono Elisa, ma io con la cera voglio anticare solamente la parte con i fregi, va bene, il resto mi piace di un altro colore, ma il tempo antichizza tutto, Ma certo. la ruggine antichizza tutto il mobile, mica ne fa solo un po'. Quindi dovete pensare che quando partite con un'idea di una patina deve poi essere rispettato, rispettato anche il pensiero di che dovrebbe avere il tempo su quel mobile. In questo caso che abbiamo una cerniera ragioniamo come se lei fosse di ferro, Sì. quindi tutta arrugginita che poi fa colare a sua volta la ruggine. Questa è una scelta nostra, poi Certo. a casa possono tranquillamente lavorare a loro discrezione. Vedete, io sfrutto molto il pennello scarico per andare a creare delle zone dove c'è solamente un accenno di ruggine. Direi Elisa che possiamo continuare a quattro mani così in un attimo finiamo tutta la prima parte del mobile. Anche perché, ma dove è andata? Non lo so, ma quando è ora di lavorare non c'è mai. Non diciamoglielo guai, non diciamoglielo, anzi. No, che Poverina, bravissima. poverina. Il primo step è asciutto, adesso possiamo procedere con il secondo. Abbiamo un po' coricato il mobile per essere più agevolate. Qua facciamo un doppio passaggio utilizzando due prodotti. Da una parte abbiamo il protettivo satinato che abbiamo diluito più o meno al 50%, dall'altra abbiamo la Magic Star che andremo ad addizionare con... Zucchero! Questo perché Ale vorrebbe avere una matricità un po' più elevata, Sì. quindi un po' più granulosa. Quindi ci serve sia la parte, diciamo, volatile della Magic Star che un po' di zucchero. Ovviamente non prendete quello super fine semolato, altrimenti è diverso ancora. Io lo metto tutto, ne ho più o meno 10 bustine. Nel frattempo io continuo a miscelare il protettivo che avrà questa consistenza e sarà il mio collante per far aderire bene la Magic Star addizionata allo zucchero. Beh, e io non avessi avuto lo zucchero, che ci potevo mettere? Ci potevi mettere la sabbia, ci potevi mettere un altro inerte che avesse la stessa consistenza dello zucchero. Ok? Quindi fate un po' come volete. Vai. Incominciamo a fare il nostro primo step e andiamo a picchiettare il protettivo, non dappertutto, ovviamente io vado a concentrarmi già sulle zone che prima avevo fatto diventare marroncine, quindi non vado a lavorare dove è blu il mio mobile, vado ad applicare la mia colla su cui poi Elisa andrà a mettere la Magic Star con lo zucchero. È bellissimo. Ti stai divertendo? Molto, moltissimo. Dovete farla sta cosa. In realtà lo zucchero un pelino si scioglierà e si incollerà ancora di più alla superficie, ma poco, pochissimo. E quindi è proprio bello. Io sto dietro ad Alessandra, così lei decide dove mettere lo zucchero e la Magic Star e io lo faccio. Vedete che in alcuni punti il protettivo sta colando, non è importante, anzi ci aiuta in questo caso a rendere ancora più veritiero l'effetto colatura della ruggine. Lavoro anche sulle maniglie e su tutte le parti dove prima sono andata a intensificare un pochino con il marrone. Bellissimo. Come mi piace. Bello, 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 bello.
Le polveri possono essere usate in 1000 modi, non c'è solamente un modo per usare la polvere addensante, le sabbie, dovete sempre usare la testa e ingegnarvi, perché tutto può essere calibrato, beh, con un po' di studio ovviamente, non a caso. Ale, io so già che questo restyling te lo chiederanno in parecchi corsi. Ma noi sappiamo, abbiamo imparato che il cliente chiede Magic Responde, Beh, no? certo, no, Alessandra, perché sarai tu a fare questo tipo di corso, secondo me sarà bellissimo personalizzarlo perché è sempre diverso. Questa cosa mi piace, come per lo spolvero, come per il ritocco pittorico, come per quello che fai già, questo sarà ancora più personalizzabile, bellissimo. Vedete quello che dicevamo prima, qua sta colando il protettivo miscelato a questo punto alla Bello. polvere e allo zucchero ed è molto veritiero. Bisogna proprio lasciare il tempo Sì, al materiale esatto. di lavorare, Vedete non anche abbiate qua. fretta. Bellissimo. Il protettivo sta asciugando, è passato più o meno un quarto d'ora, 20 minuti. E tira. Sì, sta proprio tirando dentro di sé la Magic Star con lo zucchero. Prendiamo un pennello morbido e andiamo a fare un passaggio delicato, che è quello di picchiettare la nostra polvere in modo che entri ancora meglio e che dia ancora di più un aspetto materico. Il pennello deve sempre rimanere asciutto, Esatto. perché se no portiamo via. Se vedete, come in questo caso, che stiamo portando un po' via, possiamo sempre aggiungere di nuovo un pochino di Magic Star. Questo ci serve Bellissimo. ci serve per conferire proprio matericità al mobile. Sai che mi piace tanto? Bene, Sta venendo bene. questo passaggio va fatto prima che il protettivo sia completamente asciutto, perché se no andremo a sprecare troppa Magic Star. In questo modo invece, picchiettandolo, aderirà Bravo. bene. Esatto. Infatti anche qua vedete lo zucchero in alcuni punti si è leggermente sciolto, crea questa granulosità bellissima. Ecco qua è è bagnato. bello, sì, poi è bagnato. Quindi andiamo. Però io ne metto ancora un pochettino. E lo lasciamo così, esatto. non insistiamo. No, però questa granulosità è bellissima perché in alcuni punti si è sciolto lo zucchero, in altre no. È proprio bello, è proprio un bel materico. Qua anche forse. Bello. Quindi noi facciamo questo passaggio su tutto il mobile, Sì. ritocchiamo, controlliamo. Io passo dietro col sale e il pepe A e il condire. resto, a condire e ci vediamo tra pochi istanti per il prossimo passaggio. È passato un po' di tempo, abbiamo continuato a picchiettare la Magic Star finché veniva assorbita completamente dal protettivo e spazzolato l'eccesso con una spazzola morbida. Adesso Ed è venuto benissimo, Sì, cioè sì. con lo zucchero passando sembra veramente un'incrostazione naturale, è bellissimo. Sì. Trucco successivo? Trucco successivo è fare un ulteriore passaggio per creare quell'aspetto proprio rugginoso, no? Della ruggine viva, un po' più aranciata. Andiamo a creare un altro colore che sarà un mix a questo punto tra torta di zucca, vintage e sherry. E voilà, quindi sarà un rosso aranciato caldo, Sì. tutti i colori della terra. Sì. Vai. Partiamo dal torta Dal- di zucca, Torta di zucca. Te ne metto un po', quanti? mettiamone 4 cucchiai. 4 cucchiaini. Sì, 1, cucchiaini. 2. Beh, in base anche alla grandezza del vostro mobile, E 4. 4. Poi mettiamo un goccio di sherry che quantificato è meno di un cucchiaino. Sì, ok, basta così. E poi aggiungiamo vintage. Vedete, così abbiamo creato un bel arancio che però è troppo vivo. Dobbiamo spegnerlo un pochino con il vintage. Forse è sufficiente. Sì. Anche perché ricordiamoci che poi una volta asciutto scurirà leggermente. Esatto. Misceliamo bene e incominciamo il passaggio successivo. Il nostro obiettivo è quello di andare. Ci serve Sì. anche il vecchio
colore di prima, Sì, il marrone il di nostro base. obiettivo è quello di andare a coprire il materico che adesso vediamo bianco. Andiamo a lavorare sia con l'aranciato che abbiamo creato che con il bruno che abbiamo già creato prima. Andiamo a lavorarli insieme in questa maniera. Prendiamo l'arancio, scarichiamo sempre l'eccesso e incominciamo ad andare a picchiettare in maniera non troppo omogenea e non troppo fitta. Vedete che io lavoro solo sul bianco, non vado a lavorare sul marrone che avevamo già dato precedentemente. Faccio questo passaggio e poi, prima che sia asciutto, prendo l'altro colore, sempre con il pennello scarico. Secco anche un po'. Sì, anche se un Ci po' aiuta. secco va bene, e andiamo a lavorare in alcune zone dove andremo di nuovo a ritirare fuori il marrone che abbiamo coperto prima e in alcune zone a miscelarlo e a fonderlo un pochino. Bellissimo. Quindi Così si lavoriamo, fonda la base. sì, lavoriamo localizzate, non andiamo a fare tutto l'arancione sul mobile e poi tutto il marrone, andiamo a lavorare per punti. Esatto. In questo modo non si asciuga l'arancione e abbiamo tempo di, giusto? Esatto, Di sfumarli. e li alterniamo. Sì, anche perché questa parte qua va fatta con un po' di criterio, la ruggine definitiva sarà proprio l'arancione, quindi Esatto. Mentre facciamo questo passaggio dobbiamo avere bene in mente che non sarà l'ultimo passaggio, perché il vero passaggio finale sarà quello fatto con le cere. Quindi questo diciamo che sarà il nostro risultato circa un 80%, 85% rispetto al colore finale. Vedete che vado in Bellissimo. maniera localizzata ma molto leggera. bello, 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 mi piace tantissimo. Serviva proprio. Se rimangono alcune parti bianche non preoccupatevi, perché queste poi dando la cera andranno via, è solo un residuo della Esatto. Magic Star. Anzi, non andate tutto dove c'è il bianco, se no diventerà tutto arancione. No. Questo è un restaring da fare almeno in 2 giorni, quindi se dovete fare una cosa del genere prendetevi un po' di tempo, mi raccomando. Noi abbiamo anche un mobile molto grande. Molto grande, certo. Però se sei da sola a casa a farlo, Sì. rilassati mentre lo fai. Ma soprattutto rispettate i tempi di asciugatura. Esatto. Non sono molti passaggi, ma richiedono comunque delle asciugature non forzate. E questa pasta materica creata con lo zucchero è ancora più bella se asciuga naturalmente, perché è un po' come se caramellasse, vero? Sì. Bello. Prima di procedere con la sigillatura a cera facciamo un ultimissimo passaggio, saranno solo dei dettagli che andremo a fare con Vivre la Mer. Lo utilizziamo puro, pennello scarico, andiamo a lavorare sulle parti aranciate e andiamo a fare questo lavoro. Deve essere veramente solo un tocco di ossidazione. Lavoriamo proprio in percentuale minima, andiamo a fare qualche tocco di questo azzurro che ricorda un pochino l'ossidazione del ferro. Vedete, è proprio solo un dettaglio. Non necessariamente lo dobbiamo andare a fare su tutte le parti aranciate, a nostra discrezione, qua e là. La parte decorativa è finita, possiamo finalmente passare a proteggere il nostro mobile. Utilizziamo questo bel pennellone apposito per la cera, cera neutra leggendaria, e procediamo. In questo modo vedete come il blu prende di nuovo vita, perché era stato un pochino soffocato da tutte le patinature che abbiamo fatto prima, così torna alla sua bellezza e in questa maniera andiamo anche a esaltare tutte le patinature a ruggine che abbiamo fatto precedentemente. La passiamo su tutto il mobile e poi andremo a fare un altro passaggio sempre con le cere, sia solide che liquide. Mentre la nostra cera neutra sta tirando, facciamo un passaggio con la Glam, che è questa bellissima cera
con questo marrone caldo e andiamo un pochino a sporcare gli angoli e a dare ulteriore profondità alla nostra patinatura. Utilizzo Renato, che è un bellissimo pennello a punta che è perfetto per andare negli angoli. Vedete, lo vado a dare così in maniera picchiettata, in modo da collegarmi come tipo di patinatura a quella che abbiamo già fatto prima. Vado a lavorare sia sulle parti più rugginose, come in questo caso, che su parti magari che prima avevamo lasciato un po' più bianche. In questo modo creiamo ulteriore tridimensionalità alla nostra invecchiatura. Vedete anche sulla ferramenta come l'antichizza. Vedete anche sul pomello che bella patinatura. Non eccediamo troppo con questa cera, ci serve solo per dare un po' di profondità in più, quindi non dobbiamo andarla a dare in tutti i punti. In questo caso sulle modanature facciamo una sorta di dry brush. Vedete? Un tocco leggero. Facciamo ora 2 passaggi con le cere liquide, in questo caso la Noir Clair, e utilizziamo il pennello punta tonda, uno stecchino e un legnetto. Cosa facciamo? Andiamo prima ovviamente a girare sempre bene la nostra miscela. Lavoriamo sempre con il mobile inclinato, prendiamo lo stecchino e andiamo a fare delle gocciolature. Vedete, in questo modo le lasciamo anche colare un pochino, perché vogliamo proprio creare questo effetto della ruggine. Poi, prima che sia asciutto, prendiamo il pennello punta tonda, lasciamo nel frattempo che coli un pochino e andiamo a picchiettarlo in alcune zone di più, in altre meno. Vedete come cambia e come ha un aspetto subito più caldo? Possiamo anche allargarci un pochino sul blu, senza eccedere mai troppo. Andando a intensificare in alcune zone e in altre meno. Possiamo poi prendere il nostro legnetto e fare questo lavoro. Vedete, lo faccio colare un po' di più. Giocate anche voi, divertitevi ad utilizzare diversi strumenti che avete anche in casa, stecchini, strumenti che possono aiutarvi a spostare la cera colorata in maniera, diciamo, non tradizionale come potrebbe fare invece un pennello. Il pennello a noi serve solo per picchiettare. Quando lavorate sul vostro mobile, mi raccomando, ogni tanto allontanatevi per guardarlo nell'insieme, nel suo complesso, per evitare poi magari che vi scappi troppo la mano e che facciate poi troppe sporcature. Ultimissimo passaggio per dare un tocco di bianco con la cera liquida Ivoire. Andremo sempre con il nostro legnetto a girare bene e a fare veramente qualche tocco di bianco. Lo andiamo a gocciolare poco poco, così. E poi con il pennello a punta tonda andiamo un po' a picchiettarlo. Non andremo veramente a eccedere con questo passaggio, deve essere solo un tocco di bianco qua e là, in questo modo. Io adesso procederò con pochi tocchi su tutto il mobile e poi andiamo ad ambientarlo e a vedere come sta. Anche questo restyling è finito. Benché sia lunghissimo, volevamo essere tranquille, rannicchiate per farvi notare
quanto è bello, quanto sta bene su questo bellissimo parete molto molto, diciamo, green, e con la nostra ambientazione. Siamo state brave. Brave e veloci. Brave e veloci. Vabbè, in realtà ci abbiamo messo 2 giorni, metà ieri e 4-5 ore oggi. Però era grande. 3,05 m, molto grande. Ora starà per un po' di tempo qui nelle mie atelier, quindi se volete venire a vederlo, state qua a Castellamonte e venite a vederlo. Ringrazio Ale per questo bellissimo contributo e per questo spoiler, perché probabilmente sarà uno dei corsi che proporrai nel 2024. Già, grazie a te, come sempre. Di niente. Quindi se volete fare un corso con Alessandra, chiedetele dove andrà nel 2024 con questo bel corso di riproduzione della ruggine naturale. E sono sicura che ne esceranno delle belle, perché la ruggine può essere reinterpretata in base a tutti gli stili e i colori che voi volete, ovviamente Magic Paint. Mi raccomando, mettete un like se vi è piaciuto e scrivetemi nei commenti tutto quello che volete. Salutiamo? Sì. Dai, al prossimo restyling. Ciao, alla prossima.